È un gran piacere oggi presentare Alberto Casadei che ci parlerà dei modi in cui Dante è stato riletto e in parte riscritto nel Novecento. Casadei, che insegna all'Università di Pisa, si è formato alla Scuola Normale di Pisa ed è anche presidente di ICON, del consorzio che unisce diverse università importanti, università italiane, ha una ricca carriera sia come studioso sia come scrittore in proprio. Come studioso è partito da studi di carattere rinascimentale su Ludovico Ariosto, per esempio il percorso del Furioso è del 1993, la fine degli Incanti è del 1997, ma si è occupato poi anche di letteratura contemporanea, in particolar modo di Montale, con prospettive montaliane del 1992, con Montale Profili di storia letteraria del 2008, e poi di critica novecentesca, quindi ha studiato molto bene anche la ricezione dei testi da parte di lettori, ovviamente, e soprattutto da parte di critici e di scrittori. La critica letteraria del Novecento è uscita nel 2001, una nuova edizione per il Mulino è del 2008, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo del 2007, sempre per il Mulino, e con una dimensione più legata proprio all'aspetto creativo, Poesia e ispirazione del 2009, Poetica della creatività del 2011. Su Dante ha scritto importanti libri, contributi ed articoli, cito solamente il volume Dante oltre la commedia del Mulino 2013, si è occupato anche di formazione degli studenti, di didattica nelle scuole superiori e all'università, e anche qui cito solamente alcune delle sue pubblicazioni: il manuale di letteratura italiana medievale moderna del 2007, la prima edizione, e il manuale di letteratura italiana contemporanea, sempre del 2007, pubblicati da La Terza e composti, scritti insieme a Marco Sant'Agata. Come scrittore ha poi pubblicato racconti, ha pubblicato un romanzo, La domenica di questa vita del 2002, ha pubblicato raccolte di poesie che sono state vincitrici o sono state segnalate numerosi premi, e quindi ecco appunto questa sua dimensione creativa che ci aiuterà ad entrare oggi nel laboratorio dantesco, un laboratorio che funziona naturalmente benissimo in Dante, ma che funziona anche molto bene nei poeti che da Dante sono stati ispirati. Grazie e davvero sono felice di poter essere con voi, almeno in collegamento, per parlare di Dante in questo anniversario della sua morte, 700 anni dalla morte di Dante, e ancora noi ne parliamo in tanti modi. Quello che vorrò esporvi oggi è proprio il riuso di Dante nel corso del Novecento e anche attualmente, proprio in questo inizio di 2000. Tanto è vero che sono moltissime le realizzazioni di opere d'arte ricavate dalla Divina Commedia, o riletture che sono in qualche modo ricche anche per chi conosce il testo originale molto bene. Infatti possiamo pensare che la Divina Commedia è una sorta di grande spartito, è come se si dovesse eseguire. Tante volte i personaggi famosissimi come Francesca da Rimini, come Ugolino della Gherardesca e tanti altri in realtà occupano pochi versi all'interno del poema di Dante, e quindi hanno spesso generato la voglia, il desiderio di completamento, di aggiunte, di storie che in qualche modo integravano quella originale. È il caso di Francesca con Boccaccio, per esempio, che aggiunge molti elementi, spesso inventati, alla storia di Dante, e poi diventa un'eroina a tutti gli effetti, soprattutto nel corso dell'Ottocento. E anche su tanti altri episodi famosissimi, Dante è stato, come dire, l'artefice di un inizio, di una sorta di input che appunto arriva poi a tanti altri lettori, ma nel tempo appunto
sono poi moltissime le realizzazioni di opere diverse da quella originale. Ecco, noi ci occuperemo di quelle che cominciano con l'inizio del Novecento, perché nel corso dell'Ottocento Dante è stato esaltato, è stato considerato per l'Italia un padre della patria, il padre della lingua, è diventato l'autore più importante. Giovanni Pascoli diceva che affrontare Dante voleva dire affrontare uno dei più grandi autori di tutti i tempi, ma nel Novecento è cambiata la prospettiva. Si è dato peso, soprattutto nel periodo cosiddetto delle avanguardie, a quella capacità di creazione di mondi linguistici che fino a quel momento era rimasta un po' in subordine rispetto ai contenuti, rispetto ai temi, rispetto agli argomenti, in particolare della Divina Commedia. Ecco, questo è molto importante perché ci consente di vedere un salto. Dante non è più soltanto colui che parla delle divisioni dell'Italia, che fa un'invettiva contro l'Italia appunto che è suddita delle varie lotte comunali e non trova una sua unità. Non abbiamo un Dante diciamo allegorico e addirittura esoterico, abbiamo un Dante creatore di lingua, creatore di stile. Qualcuno parla di espressionismo, per esempio il grande critico Gianfranco Contini, ma quello che ci interessa è che Dante viene usato da scrittori che sono sperimentali o addirittura legati alle avanguardie. È il caso di Ezra Pound, per esempio, che è il primo grande lettore di Dante in una dimensione mondiale. Per i suoi cantos, Ezra Pound pensa a Dante come un modello che non solo ha messo in evidenza le strutture profonde della società del suo tempo, per esempio le strutture commerciali, mercantili, finanziarie, ma che è adatto a rappresentare tutto il mondo, come adesso lui vorrebbe fare con questa opera che addirittura coinvolge linguaggi come il cinese, è assolutamente slegata da una dimensione locale e addirittura si presenta quindi con un'opera mondiale che sono appunto i cantos. Ma in maniera più sintetica e pure molto incisiva anche un allievo e poi grande autore autonomo come T.S. Eliot ha fatto sì che Dante diventasse un modello per lui. La sua rappresentazione della condizione del primo Novecento nella famosa Wasteland del 1922 è legata proprio a queste persone che vivono in città metropolitane come Londra e che però sembrano morti, disfatti dell'aldilà e questo viene rappresentato citando appunto Inferno terzo, che morte tanti ne avesse disfatti. Questo aspetto appunto è fondamentale per riuscire a rappresentare una realtà contemporanea nel modo più giusto. Occorre un grande autore che ha dato già una chiave di lettura per tutto il mondo. Dante serve per rappresentare il presente perché è colui che ha scritto l'opera più grandiosa per rappresentare l'intera umanità che sia arrivata fino ai nostri tempi. E questo lo capisce anche James Joyce, che già usa Dante spesso all'interno del suo Ulisse, ma addirittura lo definirà The Divine Comic Denti Alligator nel suo Finnegan's Wake, quindi nell'opera del 1939, che in qualche modo dovrebbe diventare ancora una sorta di iperopera, visto che crea continuamente giochi linguistici con le lingue di tutto il mondo e dietro tutto questo c'è un'idea comica, un'idea di mescolanza, un'idea per cui l'alto e il basso non sono più separati ma uniti strettamente, come appunto avviene nella Divina Commedia. Naturalmente le avanguardie non sono solo quelle europee o statunitensi, sono anche quelle
della grande azione dell'Unione Sovietica, in particolare appunto con Osip Mandelstam, che scrisse negli anni 30 un discorso su Dante, che poi ci è arrivato in maniera complessa e comunque con difficoltà, per ovviamente tutte le grandi tragedie che ci sono state poi appunto nel campo sovietico, ma resta un testo fondamentale, perché appunto ci rappresenta Dante come grande inventore, questa volta quasi chimico, quasi materico, quasi di un oggetto dalle infinite sfaccettature, un cristallo con appunto infiniti lati. Questa idea dinamica della Divina Commedia è un altro dei portati dell'avanguardia e dell'idea che della Divina Commedia ci arriva attraverso questi autori. Quindi non un Dante legato solo al mondo medievale, ma un Dante capace di interpretare la realtà in maniera dinamica e quindi anche di adattarsi ai tempi successivi, ai tempi nostri. E questo è un aspetto molto importante, che fa sì che Dante in qualche modo sia tuttora un autore che riesce a intercettare il nostro presente, pur essendo legato a ovviamente un tempo di 700 anni fa. Dante ha messo nella sua opera come degli archetipi, è riuscito a creare dei personaggi, delle situazioni che si possono riproporre nel tempo e diventano di nuovo attive. Pensiamo al personaggio di Ulisse, per esempio. È lui che lo ritaglia dai tanti dati che venivano forniti dal mondo antico. Però il mondo antico, per esempio, non aveva mai detto come era morto Ulisse. Questo grande eroe certamente aveva avuto tante storie, quelle legate al ciclo di Troia, poi con Omero era tornato nella sua patria e aveva riconquistato sua moglie, il suo regno, però ecco, la morte era rimasta un mistero e Dante lo sapeva anche se non conosceva Omero. Aveva notizie attraverso Ovidio, attraverso Virgilio, attraverso autori che arrivavano fino a lui. Ecco, lui sfida addirittura il mondo classico e inventa il modo in cui Ulisse è andato a morire. Quindi lo rende un personaggio eterno perché decide Ulisse, secondo Dante, di sfidare persino la morte, di sfidare la sua età anziana e di sfidare i limiti che erano le colonne d'Ercole, quelli che erano poste fra il Mediterraneo e l'oceano, secondo gli antichi, per andare a cercare qualcosa. Questo qualcosa lui non sapeva cosa potesse essere, appunto, non aveva un'idea di cosa potesse esserci nell'oceano, secondo tutti quanti non doveva esserci niente, e invece arriva alla montagna che per lui sarebbe la montagna dell'Eden, la montagna che ha alla sua sommità il paradiso terrestre. Noi la consideriamo ora la montagna del purgatorio, ma questa è una visione cristiana, mentre per lui voleva dire tornare fino alle origini dell'umanità, ai luoghi più belli che l'uomo potesse avere avuto. E questo mito c'è sia nella tradizione classica, con l'età dell'oro, eccetera, sia con la tradizione ebraico-cristiana. Ecco, Dante inventa un viaggio che va verso questo luogo e è un viaggio vero, ce lo racconta un personaggio che nell'aldilà, pur dannato, riesce a rievocare un'impresa grandiosa. Ecco, questo è quello che riesce a fare Dante. Anche da personaggi meno importanti di Ulisse riesce a ricavare delle storie che in qualche modo ci riguardano per sempre, come ci si innamora anche se non lo si vuole, non lo si cerca, è il caso di Francesca e di Paolo, come si può giungere fino a abbrutirsi e addirittura a cibarsi della carne dei figli, un dramma terribile che in Ugolino ci viene suggerito da Dante, nemmeno detto esplicitamente, ma è questo che dobbiamo intendere. Quindi Dante crea
dei personaggi che sono eterni perché compiono cose che in vario modo per gli uomini resistono e insistono, sono fondamentali per loro, sono aspetti della antropologia che vanno al di là degli aspetti storici concreti. Non perché siano fuori dalla storia naturalmente, ma perché sono dentro la storia e sotto la storia, sia nel 1300 di Dante, sia nel 1900 o nel 2000 di oggi. Ecco perché Dante è uno degli autori più riletti, ma è stato riletto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale in rapporto all'inferno che si è realizzato sulla Terra in quel periodo. Ecco, questo è molto interessante. Nel secondo Novecento, dopo appunto il Dante sperimentale, c'è il Dante che riesce a parlare degli orrori. Naturalmente si può cercare attraverso Dante di uscire dall'orrore, ed è quello che fa Primo Levi quando parla nel Lager del suo sforzo di ricordarsi il canto di Ulisse per insegnarlo a un suo compagno, ma soprattutto per uscire da questa condizione avendo per sé almeno il ricordo di una parte bellissima che aveva studiato Primo Levi quando era ancora libero e studente liceale. Questo sforzo proprio di ricordare questo personaggio di Ulisse che cerca di uscire, che cerca di andare oltre i vincoli, è anche un modo per incoraggiarsi nell'inferno concentrazionario. Ma in realtà molti altri usano Dante proprio per rappresentare la brutalità di quell'inferno. Ed è il caso, per esempio, di uno scrittore di origine ebraica ma tedesco, Peter Weiss, che ha ragionato molto a lungo nelle sue opere appunto su Primo Levi, su Dante Alighieri come Primo Levi, e appunto in questo caso è soprattutto l'istruttoria, questo resoconto dei processi di Norimberga che non aggiunge niente alle testimonianze ma fa capire come si è realizzato il male dentro il lager, che ci avvicina a Dante. Ci sono delle situazioni in cui, per esempio, si racconta cosa succede dentro le camere a gas e ci si rende conto che sono situazioni descritte da Dante, gli uomini spinti a cibarsi della carne di altri uomini, gli uomini che lottano ferocemente pur di sopravvivere. Ecco, siamo dentro l'inferno e questo però si è davvero realizzato ad Auschwitz come in tutti i lager. Ecco, questo aspetto Peter Weiss lo dice riflettendo su Dante Alighieri a lungo e conclude la differenza fondamentale fra la nostra situazione e quella di Dante è che dentro l'inferno stanno adesso gli innocenti. Ecco, questa è una frase lapidaria, ci fa capire come Dante fosse, diciamo, un poeta che voleva la giustizia, un poeta che in qualche modo giudicava il mondo secondo regole che dovevano essere quelle di Dio e quindi quelle più giuste per tutti, ma invece adesso l'inferno c'è e dentro questo inferno stanno gli innocenti, stanno i deboli, stanno coloro che sono stati travolti dalla violenza. Ecco, questo rovesciamento dell'inferno dantesco però lo rende ancora più necessario, proprio per capire come addirittura nel male c'è la stortura più forte, non solo perché è ingiusto fare il male, ma perché dentro queste categorie che appunto Dante aveva creato, i gironi, le colpe, eccetera, adesso ci stanno soprattutto quelli che non avrebbero nessun motivo di essere in quella condizione. E questo vale anche per la società statunitense, per esempio, che viene fortemente criticata negli anni 50 e 60 dai movimenti appunto della rivolta contro il potere capitalistico, in particolare con le persone di origine afroamericana, e questo appunto viene messo in rilievo ancora una volta in un'opera di Amiri Baraka, The System of Dante's Hell, il sistema dell'inferno di Dante,
che esce nel 1965, quando c'è appunto il centenario della nascita di Dante Alighieri, e mette di fronte a tutti le storture che riguardano anche la società afroamericana che appunto chiedeva negli anni 50 e 60 i propri diritti anche a New York, anche nelle grandi città statunitensi. Questo è molto importante. La cultura statunitense è stata permeata di Dante Alighieri, spesso anche con versioni teologiche, ma come è stato detto anche da importanti studiosi, poi è stato necessario appunto usare Dante anche per proporre una prospettiva di riscatto. E questo naturalmente è al di là delle differenze di nazioni, al di là delle differenze di culture, al di là perfino di differenze di religione, e questo appunto fa sì che Dante possa diventare fondamentale in tanti contesti diversi. Infatti, allargando il quadro, se arriviamo alla fine del Novecento e poi all'inizio del 2000, ovviamente noi ci rendiamo conto che Dante è impiegato a questo punto veramente ovunque nel mondo, al di là delle culture più vicine come quelle europee o quella statunitense appunto, anche nella cultura giapponese c'è adesso un grande interesse per la dimensione di Dante, sia a livello colto, per esempio nei romanzi di un grande romanziere e scrittore come Kenzaburo Oe, premio Nobel, che appunto nel suo Gli anni della nostalgia ha parlato a lungo di Dante, del purgatorio, della pena e del pentimento, ma anche a livello di cultura ampia, quella cosiddetta manga, con il grande Go Nagai, che ha creato alcuni dei personaggi più famosi dei manga giapponesi, che ha voluto illustrare per intero la Divina Commedia partendo dalla celebre versione di Gustave Doré, ma realizzando appunto dei personaggi completamente nuovi. E lo stesso appunto in altre parti del mondo ci sono moltissime modalità per tradurre Dante, per usare Dante. Uno scrittore, anch'esso premio Nobel, come Derek Walcott, caraibico delle Antille, nel suo poema Omeros, ha di nuovo usato Dante, ma questa volta per rappresentare i miti antichi della cultura africana prima che si mescolasse e quindi diventasse appunto mescidata e intrisa di tante altre culture nei Caraibi. Questo è un ritorno appunto alle origini, e in questo ritorno alle origini si può tornare in un mondo che sembra quello di Dante. Si citano le Malebolge, si citano molti episodi famosi del poema dantesco. Ma vi vorrei sottolineare soprattutto che dalla fine del Novecento e sempre di più nel corso del 2000 sono stati spesso proprio i pittori, gli artisti della video art, i videomaker, i registi famosi a dare una nuova idea di Dante. Quindi non più soltanto scritture letterarie, non più soltanto traduzioni o interpretazioni del testo, ma anche delle immagini che si ricavano dal testo. Questo è molto interessante. Dante è uno scrittore fra i più efficaci nel fornire delle immagini. In ogni canto noi dobbiamo leggere anche quello che Dante si sforza di rappresentarci, e noi dobbiamo in qualche modo sforzarci a nostra volta di avere una idea grandiosa. Questo vale appunto per l'inferno, per i personaggi mostruosi, vale per il purgatorio, dove avvengono molti eventi soprannaturali fino al finale nel paradiso terrestre per l'appunto, ma vale soprattutto per il paradiso, che è sempre stata la cantica più difficile da leggere, da seguire con attenzione, perché aumentano gli aspetti teologici, aumentano le complicazioni anche linguistiche, si usano molti termini latini particolarmente complessi, ma appunto è una cantica ricchissima ancora una volta di visioni,
perché Dante ha abbandonato il mondo terreno consueto e cerca di creare una realtà ulteriore. Questo vale soprattutto per gli ultimi canti, dal 23esimo al 33esimo, quando Dante è arrivato ormai al cielo delle stelle fisse e sale ancora più in alto e ormai non ha più nessun elemento osservabile, nemmeno appunto quelli che con l'astronomia del suo tempo si potevano in qualche modo conoscere, e quindi si immagina cosa vuol dire entrare in una realtà completamente diversa da quella umana, ma che nella sua considerazione doveva esistere. Ecco, questo è il modo in cui ci fa arrivare fino all'empireo, che viene rappresentato con immagini che sono molto vicine a quelle che ora chiameremmo realtà virtuale oppure realtà aumentata, cioè non è più soltanto una rappresentazione realistica molto precisa come avviene nelle prime cantiche, ma è una rappresentazione di un mondo altro, di un mondo possibile che in qualche modo noi dobbiamo intuire perché non abbiamo paragoni. Ecco, questo è un processo che ora è normale con gli scrittori di fantascienza e non c'è niente di male nel fare questo confronto, ma è appunto un processo che costringe Dante a pensare in un modo diversissimo da quello consueto, non solo rappresentazione di una realtà esterna in modo precisissimo, ma addirittura creazione di un empireo fatto di luce, senza distanze, senza tempo, una candida rosa enorme che è come un grandioso anfiteatro in cui si collocano le anime dei beati, ma che in realtà appunto è solo una proiezione di Dio, e tutto questo noi dobbiamo cercare di rappresentarlo. Ecco, anche i grandi artisti hanno accettato queste sfide e ci sono appunto artisti importanti, per esempio della pop art inglese come Tom Phillips, che hanno rappresentato in modo molto innovativo l'inferno. Ma poi appunto per andare oltre c'è voluto anche un regista come Peter Greenaway che assieme a Phillips ha realizzato un TV Dante sui primi 8 canti dell'inferno, particolarmente visionario e innovativo. E ancora più di recente però, appunto negli anni 2000, è stato un disegnatore e artista statunitense della California, Sandoff Birk, a osare rappresentare Dante in ogni situazione che si può vedere nella realtà statunitense attuale. Ci sono scene dell'inferno che sembrano ambientate a Hollywood, ci sono grandi personaggi che sembrano ricavati dai grandi magazzini o dalle grandi catene alimentari, ci sono appunto situazioni anche del purgatorio e del paradiso che vengono continuamente confrontate con la realtà più tipica dell'America appunto del secondo Novecento e dell'inizio del 2000. Ecco, questa sovrapposizione, come se appunto la visita di Dante e Virgilio e poi di Dante e Beatrice avvenisse non nell'aldilà ma nella nostra realtà, ci fa capire ancora una volta perché Dante è così utile per questi grandi artisti e per queste traduzioni. È una specie di cartina di tornasole di come noi possiamo interpretare una realtà che invece ci sfugge. Dante è riuscito a creare un poema totale, un poema che in qualche modo è perfetto e compiuto nei suoi 100 canti e noi pensiamo che in qualche modo raccolga tutta la umanità e tutta la cultura del suo tempo. Ma il nostro tempo è molto diverso. Pensiamo solo che Dante ovviamente era convinto su basi aristoteliche che tutto fosse chiuso e compiuto, che ci fosse un ordine specifico, per esempio delle sfere celesti, che in qualche modo se sulla terra le cose non erano giuste era solo per il peccato degli umani, ma Dio aveva voluto che tutto fosse perfetto. Ecco, questa compiutezza Dante la immette nelle sue terzine, la immette nei suoi versi, la immette in tutta la sua struttura. Ma adesso invece che noi pensiamo a un universo aperto, in espansione,
nato forse da una grande esplosione o forse in altri modi ancora, senza un ordine. Cosa possiamo pensare della nostra realtà e di quello che sta dietro la realtà? Bene, anche Einstein, anche i grandi scienziati, ci è stato ricordato anche di recente, pensano a delle grandi strutture e a delle modalità di interpretare la realtà che in qualche modo sfuggono alla percezione. Sono a loro modo inventori, infatti Einstein era un grande lettore di fantascienza e di romanzi che in qualche modo aprissero verso mondi possibili. Ecco, Dante fa ancora questo, ha inventato un mondo perfetto e compiuto, ma questo mondo si riadatta al presente, si riadatta alle condizioni più diverse e ce le fa vedere, ci fa vedere quanto è terribile il mondo che viviamo, come quando appunto si è realizzato il male assoluto nei lager, ci fa vedere le stranezze, le incongruenze del mondo attuale, per esempio quello della società americana rappresentato da Sand of Birk, e ci fa vedere anche le prospettive più grandi, quelle appunto della luce perfetta, della gloria infinita della realtà ultraterrena che per Dante è il paradiso e per noi potrebbe essere un momento di pienezza e di felicità. Ecco, tutto questo viene rappresentato da grandi artisti, ne ho citato alcuni, ma ce ne sarebbero molti altri e anche attraverso una mostra molto bella degli istituti di cultura, Dante ipermoderno, se ne possono vedere molti insieme, ma quello che vorrei dire conclusivamente è che Dante, assieme a Shakespeare, assieme a pochi altri scrittori antichi, è ancora uno degli autori più capaci di intercettare la nostra profonda volontà di interpretare il reale. Al di là di quello che ha scritto, di quello che ha detto, è proprio il modo in cui lo ha rappresentato, la sua capacità di rendere attraverso pochi versi un intero mondo, un intero personaggio, un'intera situazione che in qualche modo noi possiamo continuare a tradurre, possiamo rifare nostra ancora in questo tempo. Ecco, l'hanno fatto grandi artisti dal Novecento delle avanguardie, lo hanno fatto persone che volevano la giustizia e far capire quanto era cambiato il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo hanno fatto artisti recenti anche con le opere di pittura o i video o i film e quant'altro. Ecco, credo che Dante resti produttivo e ancora ci sono tanti modi che in questo 2021 troveremo e sperimenteremo per attualizzarlo e addirittura proprio per questo è uno degli autori più letto e più tradotto a livello mondiale.